Occhio al dettaglio, anzi, occhio ai dettagli sia grafici che narrativi di cui parleremo in questo video e andremo a rispondere alla domanda: Vegapunk è morto sì o no? Vi dico subito che da questo video, da questi dettagli, non daremo una risposta certa, perché ci sono sia delle parti, dei dettagli e delle prove che ci fanno capire come Vegapunk effettivamente sia morto, ma dall'altro lato c'è qualcosa che ci lascia aperta una certa possibilità. Poi starà a Oda, starà a voi, starà a noi avere la nostra idea, ovviamente, ma in questo video io voglio portarvi tutte le opzioni possibili e poi alla fine vi vorrei anche dire che cosa ne penso di una morte di Vegapunk e perché, ve lo dico subito, a me non piace. Partiamo subito dalla gestione delle morti da parte di Oda. Lui, prima che faccia morire un personaggio, ce ne vuole, ma ce ne vuole tanto. Però quando lo fa, il personaggio e la sua morte lanciano un messaggio. La morte di Ace servì a Luffy per crescere, la morte di Barbabianca servì al mondo di One Piece per cambiare un po' gli equilibri, ma soprattutto per lanciare il messaggio del One Piece esiste. Allo stesso tempo, andando a Wano, la morte di Yasuye è servita per lanciare il messaggio a tutti per la battaglia di Onigashima. Quindi comunque queste morti qui sono servite a uno scopo ben preciso, che è quello di lanciare un messaggio e comunicare con il mondo o con le parti in causa. E in questo caso anche la morte di Vegapunk accende un messaggio preregistrato che è diretto a tutto il mondo. Quindi il pattern segue, continua. Sicuramente il primo dettaglio che abbiamo notato tutti è l'elettrocardiogramma, che poi io chiamai encefalogramma, e attenzione che potrebbe esserci una correlazione molto interessante in questo. Noi vediamo questo monito con queste barre dell'elettrocardiogramma che vanno a zero, quindi il cuore di Vegapunk si è spento, quindi Vegapunk è morto e quindi in automatico scatta il messaggio che era programmato sicuramente per accendersi e trasmetterlo al mondo proprio alla morte di Vegapunk. Però attenzione, io non darei per certo questo dettaglio qua, perché appunto noi sappiamo che Vegapunk non è solo Vegapunk lui, ma ha dei satelliti che sono comunque parte stessa del corpo di Vegapunk, anzi sono l'esistenza stessa di Vegapunk. Quindi siamo sicuri che la sola morte di Stella vada a compromettere l'esistenza anche degli altri punk e l'esistenza di Vegapunk stesso? Questa non è una cosa da sottovalutare, come non è da sottovalutare il fatto che quello potrebbe essere un elettrocardiogramma e magari il cuore di Vegapunk si è fermato, quello di Stella, non quello di Vegapunk, ma il cervello rimane attivo. Perché? Perché lui esporta il suo potere e le sue conoscenze nel cervellone. Quindi Vegapunk tecnicamente non è morto, se potessimo fare questo ragionamento qua. Tra l'altro, nella stessa saga, noi scopriamo che esistono degli organi, letteralmente degli organi, che sono stati creati in laboratorio, che vanno a costituire anche la creazione stessa dei punk. Quindi, se il cervello di Vegapunk non si è spento, ma si è spento il cuore, non è detto che questo non possa essere sostituito. Il cervello sarebbe già un po' più un problema, quindi ci deve essere la speranza che quello sia un elettrocardiogramma e non un encefalogramma, perché se dovesse morire il cervellone stesso, allora sarebbe un problema, ma penso che se dovesse morire il cervello stesso non si potrebbe comunicare, in un certo senso. Quindi facciamo attenzione, perché questo dettaglio scientifico e questa dualità di Vegapunk è estremamente importante. In tanti hanno pensato che il dettaglio fosse il colpo che Saturn dà allo stesso Vegapunk, perché dicono: il colpo precedente che aveva ricevuto dal Gorosei, da Saturn, è nello stesso punto in cui spara il buon Kizaru. Ok, e dicono che questo colpo abbia cauterizzato la ferita. E ci sta, perché se sei stato colpito nello stesso punto, cauterizzi con il calore la ferita e salvi, o almeno temporaneamente tenti di salvare Vegapunk, ma sembra che tu lo abbia letteralmente ucciso con il colpo di grazia, e il corpo di Vegapunk non può resistere a una ferita del genere, a un'operazione, una cauterizzazione del genere. Però c'è anche chi dice che effettivamente non è vero e che abbia semplicemente peggiorato, giustamente peggiorato la ferita precedente.
Però il vero dettaglio secondo me è un altro, e non è quel colpo lì, ma è quello che dice prima Vegapunk, perché Vegapunk prima, quando Sanji lo vuole muovere, dice che se qualcuno lo muovesse da terra, lui morirebbe dissanguato. E attenzione, quindi il motivo della morte stessa di Vegapunk sarebbe la enorme perdita di sangue. E allora, se effettivamente Kizaru ha tentato di cauterizzare la ferita, allora ecco qua il dettaglio che Vegapunk non è morto. Ma ovviamente dobbiamo tutto giocarcela sull'intenzione stessa di Kizaru. E aprendo un piccolo discorso sullo stesso Kizaru, allora, secondo me è sbagliato, ma era sbagliato fin dal principio pensare a una mega ribellione da parte dell'ammiraglio per poi tradire Saturn, allearsi con i Mugiwara, addirittura stare con i Mugiwara. Era lì l'errore, secondo me, era lì l'esaltazione di un personaggio che era evidentemente dispiaciuto dalla situazione, era evidentemente pronto a non uccidere tutti se non Vegapunk. Ma perché questo? Perché comunque è umano anche lui, ha vissuto dei periodi di felicità con loro e non si aspettava di vivere in prima persona una situazione del genere, quindi magari ha fatto di tutto per, diciamo, calmare la situazione e far sì che nessuno ci rimettesse le penne, o al massimo proprio il bersaglio, cioè Vegapunk. Ma non è che se allora fai questo ti ribelli, stai semplicemente cercando anche te stesso di soffrire meno nei gesti che compi. Cioè, quindi non è che Kizaru è partito con l'intenzione di salvare Vegapunk per tradire il governo, lui è partito con l'intenzione di fare meno danno possibile agli altri e a se stesso in realtà. Ma questo non dice che lui voglia perdere la sua posizione di ammiraglio e che lui voglia perdere il suo, diciamo, grado di giustizia, quello che prima arriva la marina e poi arriva tutto il resto. E questo è il concetto che secondo me è importante. Il fatto che potrebbe aver cauterizzato la ferita non è allora un'ammissione di oddio, Kizaru si ribella. No, sta tentando di fare quel qualcosa che anche a lui stesso egoisticamente gli farebbe meno male. Ma attenzione, comunque il fatto che lui lo uccida, togliamo il fatto che non lo curi, ma lo uccida è molto da Kizaru, cioè ce lo dovevamo aspettare. Adesso però vi do un altro dettaglio che secondo me è ancora più importante. Allora, i satelliti perché sono stati creati? Sono stati creati per smezzarsi letteralmente il lavoro, quindi suddividere il lavoro in più parti. Ma c'è un punk che è fondamentale ed è York. York è stata creata per mangiare, bere, dormire e andare in bagno. Quindi tutti gli altri non dormono, non mangiano, non bevono e non vanno in bagno. Perché? Perché fa tutto York. Quindi il sistema, quindi quel sistema di elettrocardiogramma, il sistema del messaggio, era tarato sul fatto che Vegapunk non debba perdere coscienza. Quindi non è detto che Vegapunk debba morire per attivare il messaggio, perché basta che lui dorma. Il fatto che Vegapunk perda coscienza è già un problema, è già un pericolo. Perché questo? Perché lui tecnicamente non dovrebbe perdere coscienza, non dovrebbe addormentarsi, non dovrebbe svenire, perché è tutto compito della parte fisiologica, cioè York, ed è lì che potrebbe essere il giochetto. Questo sistema si attiva perché Vegapunk sviene, perde i sensi, perché ovviamente ha perso sangue, ha ricevuto un'altra ferita, stanco dalla battaglia, perde completamente i sensi, e quindi il sistema dice: qua c'è qualcosa che non va. Il cuore, Vegapunk stesso si è fermato, Stella si è fermato, non è normale, io mi attivo, condizioni di pericolo, ma non è detto che sia morto, perché appunto, ripetiamolo, quella questione fisiologica non ce l'hanno tutti, ma ce l'ha solo York. Poi, se volessimo tornare su Kizaru, possiamo farlo dicendo: era palese e strano che più volte sembra aver mancato il bersaglio apposta. Quella volta lì è proprio quella più palese secondo me, quando arrivano con il robot lì, con la navicella,
e lui gli spara e caso strano non li becca, la seconda volta che erano nel tubo, caso strano distrugge il tubo ma non becca nessuno di loro, cioè un ammiraglio che sbaglia la mira più volte, la cosa puzzata parecchio, come lo stesso Vegapunk che gli dice io i tuoi occhi li percepisco, tu sei triste, e lui lo ammette. Quindi comunque questi piccoli dettagli, queste piccole prove lasciano sperare che Kizaru non abbia, diciamo, compiuto l'atto di ucciderlo davvero. Un altro dettaglio che secondo me è molto molto interessante è il parallelismo con Ohara. Raga, questa saga è identica a Ohara e capiamo subito il perché. C'era uno scienziato, quindi un archeologo, un dottore, cioè Clover, e dall'altra parte abbiamo Vegapunk che è uno scienziato, dottore, studioso, e abbiamo già questa cosa qua. Nella saga stessa c'è un genitore che si sacrifica per la causa e si sacrifica per la figlia, e da una parte abbiamo Nico Olvia e dall'altra parte abbiamo Kuma per Bonnie e ovviamente Ohara Nico Robin. Abbiamo un Buster Call in entrambe due le saghe, abbiamo un ammiraglio Aokiji, amico del luogo, e Kizaru, amico di Egghead e degli altri. Quindi abbiamo anche questo parallelismo. E raga, è palese che poi noi adesso andiamo a parare su un concetto. Aokiji che non uccide veramente Sauro, ok, Aokiji che non uccide davvero Sauro, ma utilizza un attacco di un certo tipo, che poi noi capiremo soltanto secoli dopo, ovviamente, e dall'altra parte c'è ovviamente Kizaru che non uccide un altro marino, un altro collega, ma direttamente Vegapunk, che tecnicamente dovrebbe essere comunque un collega, perché fa parte della stessa fazione. Quindi anche qua Oda utilizza lo stesso tipo di giochetto, ti faccio capire che l'ha ucciso ma poi no. Se dovesse utilizzare perfettamente il parallelismo con Ohara, quella è la via. E come vi ho detto all'inizio del video, vi dico perché dal mio punto di vista una morte di Vegapunk non mi piace, ma penso che allo stesso tempo ormai la saga sia andata verso quella direzione, quindi sarei comunque un po' deluso, perché sinceramente io mi aspettavo da questa saga di Egghead un qualcosa di ancora più scientifico, un qualcosa che andasse proprio a spiegare filo per segno le invenzioni di Vegapunk, andare a capire come poter migliorare Mugiwara, il fatto che comunque Oda ci ha detto ragazzi io qua vi racconterò, Vegapunk sarà quello che ci racconterà dei frutti. Quindi la teoria di Vegapunk che i frutti sono frutto del sogno degli uomini è vera? Oda ci vuole dire questo? Dove sono i power up che pensavamo potrà arrivare a Franky, potrà arrivare forse a Nami, l'innesto dei frutti nelle armi? Queste cose qua dove sono? Non ce le ha ancora dette Oda, ma allo stesso tempo, anche se Vegapunk diciamo sopravvivesse, ok, sopravviva, vabbè, una delle due, come fa a raccontarci tutto questo? Ormai devono fuggire, a meno che non ammazzano tutti, rimangono sull'isola e allora ci racconta queste robe qua. Però è a me questo che mi puzza un po', la morte di Vegapunk che non ci darà più la possibilità di raccontare qualcosa. Quindi la soluzione potrebbe essere una mezza morte del tipo muore Mela, muore nonno Mela, come lo chiama Luffy, e la sua coscienza cioè diciamo la parte vegapancosa rimane in uno dei satelliti, magari Lilith, che ne sappiamo, e allora quelle scoperte, quelle cose arriveranno tramite lei, ci può anche stare, però era questo il mio punto un po' di dissapore, ecco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, è vivo, è morto, pensavate che Vegapunk potesse dare di più a livello scientifico, soprattutto per risolvere delle nostre curiosità? Fatemelo sapere.